Finalmente siamo arrivati alla procedura di migrazione degli item da OpenHub 2 a OpenHub 3. Come abbiamo visto nel video precedente, partiamo con l'item di un Sonoff che mi gestisce la luce del bagno e un sensore di temperatura a lui collegato. Il Sonoff è interfacciato a OpenHub tramite MQTT e al momento sta puntando a Mosquito che sta girando sul Raspberry 3. Quello che andremo a fare adesso è disattivare l'item su OpenHub 2, quindi andando a commentare le righe di definizione perché è definito su file di testo. Poi andremo a verificare che abbiamo l'add-on per integrarci con l'MQTT, quindi avvieremo il broker MQTT tramite Portainer su Docker. Poi andremo a creare il channel, l'equipment e il point su OpenHub 3 agganciandoci al topic che attualmente è gestito dal Sonoff e magari andiamo a verificarlo. Faremo puntare il Sonoff quindi al nuovo Mosquito, quello che gira sul Raspberry 4, e controlleremo che tutto funzioni, quindi che arrivino i dati di temperatura e che si possa accendere e spegnere la luce. A questo punto poi andremo a inserire l'item sulla sitemap di OpenHub e verificheremo che i dati arrivano sul nuovo InfluxDB. Quindi iniziamo subito col primo step, che è la disattivazione dell'item su OpenHub 2. Apriamoci quindi il nostro Visual Studio Code sulla cartella di configurazione dell'OpenHub 2 e andiamo a cercarci il file che contiene l'item del Sonoff relativo al bagno. Lampadario bagno 1, quindi questo qui è il nostro item gestito dal Sonoff. Commentiamo e salviamo. A questo punto l'item sull'OpenHub non funziona più per il bagno. Andiamo a cercarci anche l'item relativo alla temperatura che è su GF Environment. Cerchiamo anche qui Bathroom. Commentiamo queste tre righe che sono il sensore di umidità, di temperatura e il termostato che serve principalmente per Google Home. Ok, commentato e salvato e abbiamo disattivato anche questo. A questo punto andiamo a verificare sulla dashboard di OpenHub 3 se siamo pronti con l'MQTT. Anzi, prima avviamo Mosquito, il nuovo Mosquito, e mi apro anche Portainer. Vado sul container relativo a Mosquito. Prima di farlo partire lo edito per controllare che ci sia restart policy. Mettiamo always, così in caso vada giù riparte da solo, e partiamo. Ok, il container è partito. A questo punto velocemente lo testiamo con MQTT Explorer, anche se in teoria l'avevamo già fatto precedentemente questa prova. Ci colleghiamo e siamo connessi, quindi tutto funziona. A questo punto lasciamo pure perdere Portainer e andiamo sul nostro OpenHub. La prima cosa da fare è creare la Things relativa a MQTT, quindi installiamo il binding. Quindi andiamo ad aggiungere la connessione all'MQTT. Lasciamogli pure il suo ID. Poi andiamo a mettere l'indirizzo IP, che è l'indirizzo IP del Raspberry. La porta la lasciamo opzionale, tanto prende quella di default. Client ID possiamo mettere OH3, MQTT Client ID, così nel caso lo identifichiamo nei log di Mosquito. Lasciamo poi tutto di default per adesso, mettiamo l'utenza e la password perché ho impostato il broker in questo modo e creiamo la Think.
Vediamo un po' se... Ah, devo aver sbagliato username e password, forse sì, non era admin, ma era OpenHub, l'utente. Salviamo, perfetto. Adesso andiamo ad aggiungere la think relativa al SONOFF, quindi aggiungiamo sempre una think del binding MQTT, questa volta generic MQTT think, e la chiamiamo SONOFF basic 01 perché dovrebbe essere questo il nome. Vado a vedere l'interfaccia di Tasmota, che è questa, quella del bagno del piano terra. L'indirizzo IP è il punto 11, quindi il SONOFF è il numero 1. SONOFF basic 01 e qui scriviamo nella location, che è puramente indicativo, PT bagno. Il bridge è il broker che abbiamo creato prima e creiamo la think. Quindi abbiamo il nostro SONOFF basic. Adesso entriamo dentro perché dobbiamo gestirne i canali. I canali sono quella cosa che mi permette di agganciare il topic MQTT sul quale il SONOFF manda i messaggi e quindi fare l'aggancio ai nostri item, che poi saranno degli equipment, dei point. Iniziamo ad aggiungere il primo canale per lo switch della luce, quindi l'identificativo lo chiamiamo CH per channel, PT piano terra, bagno, luce. La label mettiamo luce, bagno, PT. Il tipo è un switch on off. Lo state topic lo andiamo a recuperare dalla configurazione del vecchio OpenHub, che è questo. Il command topic anche lo recuperiamo di qua, questo. Quality of service mettiamo at least once. Non usiamo il retained perché tanto abbiamo la persistenza che mi permette di memorizzare il dato e ripristinarlo all'avvio, e per adesso direi che siamo a posto. Quindi creiamo e abbiamo il nostro switch. A questo punto abbiamo creato il canale e andiamo ad aggiungere l'equipment relativo, diciamo, alla luce, al modello, e poi aggiungeremo il point of control tramite il canale. Quindi aggiungiamo un equipment, il parent group, andiamo a sceglierci la nostra location bagno piano terra, la source think è il SONOFF basic 01 perché l'abbiamo selezionato prima, il nome mettiamo EQ bagno luce, label luce bagno PT. La category è un light bulb, classe semantica light bulb, e poi nella sezione sotto andiamo ad aggiungere point of control legandolo al canale, quindi ci agganciamo al canale che abbiamo creato prima, cambiamo il nome, lo chiamiamo PT, che sta per point, PT sta per piano terra, non è il massimo, bagno luce, la label la lasciamo così, è uno switch, la categoria è uno switch, classe semantica switch, proprietà semantica light. Aggiungiamo il modello. A questo punto abbiamo il nostro canale che ha l'item a lui agganciato, e poi se vado a vedere negli items e cerco luce bagno, trovo l'equipment come oggetto in sé, quindi la luce in sé, e il point of control che è lo switch, quindi il comando che mi permette di interagire con l'equipment. Il point of control interagisce logicamente con l'equipment, ma fisicamente tramite MQTT con il SONOFF basic 01. A questo punto, se andiamo a vedere anche il modello semantico e andiamo piano terra bagno, troviamo il nostro equipment, quindi la luce del bagno, che ha il suo switch. Ovviamente adesso non funziona nulla perché ho il mio SONOFF basic 1 che è ancora collegato al vecchio Moschito. Quindi andiamo a cambiargli i puntamenti di MQTT al nostro SONOFF che abbiamo qua. Andiamo su configuration, configure MQTT, gli diamo
l'indirizzo del Raspberry, il client lasciamo pure questo che va bene, lo user è OpenHub, la password è quella che ho messo su Moschitto, topic è il nome del dispositivo e il full topic, questo l'ho inventato io, siccome questo è un dispositivo che ha sia il controllo luce che il sensore di temperatura e umidità, gli ho dato come path parziale, diciamo, del full topic liked and env. Questo serve solo per permettere di avere dei topic parlanti, quindi chi vede un topic passare riesce a capire che tipo di informazione trasmette. Quindi salviamo, adesso si deve riavviare. Ok, tramite MQTT Explorer vediamo se si è agganciato. Eccolo qua. Vedete il topic Smart Home Light Env, Sonoff Basic 1. Questi sono tutti i topic che invia Tasmota. Quindi dentro Tele abbiamo le informazioni un po' generiche su tutto, dovremmo avere anche le informazioni della temperatura, ok? Il CMND è l'ultimo comando dato e lo stat è l'ultimo risultato di comando dato. Quindi il nostro Sonoff si è agganciato al broker corretto. Noi abbiamo il nostro OpenHub che si è agganciato al broker corretto. A questo punto dobbiamo vedere se interagiscono. Questo lo possiamo vedere semplicemente cliccando qui sul pulsante e vediamo cosa succede alla luce del bagno. Clicco qui, dovrebbe accendersi, vengo qui ed è accesa. Clicco qui, si spegne, vengo qui ed è spento. Ok, quindi la migrazione è andata a buon fine. Ovviamente la luce del bagno si accende e si spegne, ma di quello non ho cambiato nulla perché il Sonoff è fisicamente collegato a quella lampadina. A questo punto dobbiamo agganciare il sensore di temperatura che vedremo nel video successivo.